Salve a tutti, benvenuti nel canale di Passione Uncinetto. Oggi realizzeremo insieme questi fiori portovetti che sono semplicissimi e velocissimi da fare come simpatico regalino e pensierino per la Pasqua che si avvicina. È un progetto infatti che si fa in pochissimo tempo e quindi ne potete realizzare quanto ne volete. Lo schema di questo fiore lo trovate tranquillamente sia su Google e sia su Pinterest, perché è uno schema molto comune che io poi ho arricchito con un fiorellino nella parte centrale con la perlina. Quindi ho cercato comunque un pochino di personalizzarlo. Prima di metterci al lavoro e prima della presentazione dei materiali, vi volevo ricordare di iscrivervi al mio canale e di cliccare sulla campanellina per ricevere le notifiche dei miei prossimi video. In più vi volevo invitare a seguirmi sulla mia pagina Facebook e la mia pagina Instagram Passione Uncinetto, e lì cercherò sempre con delle storie o dei post di anticipare ciò che poi porterò qui sul canale. Faccio ogni tanto anche dei sondaggi e diciamo che il fiore portovetti è stato in una delle richieste, mi è stato anche richiesto, quindi ho pensato come progetto dell'ultimo minuto di portare appunto questo progettino semplice. In più ultimamente sono anche su TikTok, quindi vi inviterei a seguirmi anche lì. Se il video vi piace lasciatemi un pollice all'insù e ora andiamo alla presentazione dei materiali. Per questo progetto utilizzerò cotone numero 5 arancione, cotone numero 5 giallino. Lavorerò il tutto con uncinetto numero 1,75, poi avrò bisogno un nastrino, una perlina per metterla poi al centro, una colla al silicone o colla a caldo per attaccare il tutto, anche se poi il fiorellino lo potete anche inserire cucendolo, delle forbici e giustamente i cioccolatini. Prendiamo il cotone giallo e facciamo un cerchio magico. All'interno del cerchio prendiamo la solina e ci lavoriamo 3 catenelle. 2 volte il filo sull'uncinetto, entriamo nel cerchio e facciamo una maglia alta doppia o maglia altissima. Le 3 catenelle ci hanno sostituito la prima maglia alta doppia, quindi 3 catenelle, una maglia alta doppia, poi ne faremo un'altra, di nuovo 2 volte il filo, ne faremo un'altra. Il totale delle maglie alte doppie o maglie altissime deve essere 5, quindi comprese le 3 catenelle. 5 catenelle, 2, 3, 4 e 5, di nuovo 2 volte il filo sull'uncinetto e rifacciamo 5 maglie alte doppie o maglie altissime. Quindi sempre nel cerchio lavoriamo sempre le nostre 5 maglie. Questo lo dobbiamo ripetere per 5 volte, perché i petali che andremo a fare del nostro fiore saranno appunto 5. 4 e 5. 5 catenelle. Rientriamo e ne facciamo altre 5. Continuiamo così fino a contare 4 anelletti, quindi poi l'ultimo lo faremo insieme,
4 fori di questi, quindi 1 2 l'abbiamo formato, formiamo il terzo e il quarto e ci rivedremo per fare la parte finale, quindi lavorando sempre 5 maglie alte doppie con 5 catenelle. Arrivati a questo punto della lavorazione, dove abbiamo 5 gruppi di maglie alte doppie e 4 fori, dobbiamo fare l'ultimo foro, che è dato dalle nostre 5 catenelle, che chiudiamo nella terza catenella iniziale, 1 2 3, con maglia bassissima. Qui abbiamo formato la nostra parte centrale. Tiriamo la codina, quindi stringiamo il cerchio, anche se si è appena con la lavorazione stretto da solo, e abbiamo formato la parte centrale. Ora, facendola di 2 colori, dobbiamo tagliare il filo. Quindi prendiamo le forbici, tagliamo il filo, lo facciamo passare qui nella solina, lo tiriamo per bene, quindi lo agganciamo per bene e lo facciamo passare nei punti di lavorazione, così lo eliminiamo e lo possiamo tagliare. Tagliamo il filo, questa parte centrale, dopo averla sistemata, possiamo anche tagliarla. Ora prendiamo l'arancione e facciamo la costruzione dei petali. Prendiamo un gruppo qualsiasi del nostro centrale, quindi dei nostri gruppetti. Prendiamo l'arancione, lo sistemiamo ed entriamo nella maglia centrale, quindi nella terza maglia del gruppetto. Ci tiriamo il filo arancione, facciamo una catenella, dopodiché il filo arancione lo metteremo allineato, così lo agganciamo bene, filo sull'uncinetto, e nel primo foro che ci ritroviamo lavoriamo 6 maglie alte, quindi 1 2 3 4 5 e 6. 6 maglie alte, 3 catenelle, 2 3, e da questa parte lavoriamo altre 6 maglie alte, 1 2 3 4 5 e 6. Abbiamo formato così il primo petalo. Ci agganciamo sempre nella terza maglia, quindi nella maglia centrale sottostante, facendo una maglia bassa, e qui ricominciamo la stessa lavorazione. Quindi in ogni foro dobbiamo lavorare 6 maglie alte, 3 catenelle e 6 maglie alte. Tre, 4, 5 e 6, 3 catenelle, 1 2 e 3 e 6 maglie alte, 1
2, 3, 4, 5 e 6. Abbiamo fatto già il secondo petalo, ci agganciamo sempre nella maglia centrale facendo una maglia bassa e continuiamo così e ci lavoriamo i restanti 3 fori, quindi facendo i restanti 3 petali. Ci rivedremo qui alla fine. Arrivati qui alla fine, entriamo nello stesso punto di inizio e ci facciamo una maglia bassissima e tiriamo il filo. Abbiamo formato il nostro fiore a 5 petali. Possiamo tagliare il filo, agganciarlo sempre, lo facciamo passare nella solina, agganciamo per bene la lavorazione e lo eliminiamo fra le maglie, così che poi lo taglieremo. Facciamo passare in 2-3 maglie e poi lo andremo a tagliare. Di questi fiori ne dobbiamo fare 2, quindi questo è quello che abbiamo appena fatto insieme e questo è quello che avevo già preparato. Quindi 2 fiori perfettamente uguali. Ora assembliamo il tutto e quindi lo contorniamo sempre con il filo giallo. Sistemiamo i fiori dalla parte del rovescio, quindi dritto. La parte dritta deve stare nelle parti visibili, quindi così, e li posizioniamo perfettamente uno sull'altro. Siccome la lavorazione è uguale, non avrete problemi perché vi combaceranno perfettamente tutte le maglie. Dalla parte qui dove finisce il petalo partiamo la nostra lavorazione. Quindi ci prendiamo sempre il filo giallo, entriamo da una parte e dall'altra prendendo lo stesso punto e ci tiriamo il filo. Un attimino all'interno. Dopodiché faremo una catenella. Qui la codina cerchiamo di lavorarcela nei primi punti. Dobbiamo prendere il primo punto da una parte e dall'altra e formare delle maglie basse. Quindi dobbiamo lavorare punto su punto prendendo tutte e 2 le parti, lavorando maglie basse. Entriamo nel primo punto da una parte, nell'altro e dall'altra parte e ci lavoriamo la maglia bassa. La stessa cosa faremo nei punti seguenti fino ad arrivare qui nella parte, diciamo nella punta del petalo. Ci lavoriamo tutti i punti. Arrivati qui nella parte centrale entriamo all'interno, ci lavoriamo una maglia bassa, 2 catenelle, entriamo alla base del punto appena fatto prendendo le asoline, facciamo passare il filo e lo facciamo passare con maglia bassissima. Rientriamo sempre nella parte centrale, quindi nel foro, e facciamo un'altra maglia bassa. Quindi maglia bassa, 2 catenelle, entriamo nella base e chiudiamo con maglia bassissima e maglia bassa nella parte sempre nella punta del petalo. Dopo continueremo
a lavorarci punto su punto facendo delle maglie basse, prendendo, mi raccomando, tutte e due le parti, quindi uniremo le due parti. Arrivati qui nella parte centrale, prendiamo, come abbiamo fatto all'inizio, il punto centrale da una parte e dall'altra, facciamo sempre la maglia bassa e continuiamo così, come abbiamo fatto per questo petalo, per tutti i petali. Ci dobbiamo fermare solo nell'ultimo petalo che ci ritroviamo, quindi lavoriamo 4 petali così, li uniamo, quindi prendendo un punto da una parte e un punto dall'altra. Non vi potete sbagliare perché i punti coincidono perfettamente. Nella parte centrale, quindi nella punta del petalo, faremo sempre la maglia bassa, le 2 catenelle e la maglia bassa, quindi le 2 catenelle chiuse poi con maglia bassissima. Ora ne faremo un altro insieme, quindi maglia bassa, 2 catenelle, entriamo qui alla base del punto, ci tiriamo il filo e lo facciamo passare nella solina direttamente, rientriamo nel foro e facciamo l'altra maglia bassa, quindi abbiamo fatto un pioppiolinio e continuiamo fino a lavorarci appunto, come vi dicevo prima, 4 petali. Arrivati qui nell'ultimo petalo dobbiamo non lavorarlo insieme perché proprio da qui entreremo i nostri ovetti, ma lavorarli separatamente. Quindi dividiamo i 2 petali e facciamo la stessa lavorazione prima con uno, quindi ci lavoriamo le maglie basse da una parte, quindi lo stile resterà invariato, e faremo la stessa cosa, tranne che li faremo in modo separato. Quindi ci lavoriamo una maglia bassa per ogni punto, poi arriviamo nella parte centrale, facciamo la stessa lavorazione, maglia bassa, 2 catenelle, entriamo alla base, ci tiriamo il filo e facciamo una maglia bassissima e maglia bassa. Dopodiché faremo sempre una maglia bassa per ogni punto sottostante. Arrivati qui alla fine, entriamo nello stesso punto lavorato precedentemente con maglia bassissima, voltiamo il lavoro, riprendiamo il petalo dall'altra parte, entriamo direttamente nel primo punto, quindi entriamo nel primo punto lavorato e facciamo la stessa cosa, ci lavoriamo una maglia bassa per ogni punto. Nella parte sempre in cima faremo la stessa cosa che abbiamo appena fatto, quindi ci contorniamo la lavorazione dei petali singolarmente, solo nell'ultimo petalo. Entriamo qui nella base, ci prendiamo il filo e lo facciamo uscire con maglia bassissima e rientriamo e facciamo la maglia bassa. Dopodiché continueremo fino alla fine le nostre maglie basse.
arrivati qui alla fine, entriamo nel primo punto, quindi di unione, e ci chiudiamo con maglia bassissima. E questo è il risultato. Poi mano a mano tirate i petali, così li modellate, e qui abbiamo i 2 petali lavorati come gli altri, però non uniti, quindi gli ultimi 2, cioè l'ultimo petalo, gli ultimi 2 pezzi di petalo. Qui possiamo tagliare il filo, farlo passare nella solina, così la stringiamo e lo eliminiamo, e abbiamo terminato la lavorazione del nostro fiore. Lo facciamo passare in vari punti, anche qui facendolo un po' scendere, dopodiché sempre lo inseriamo nella parte interna del fiore, così, e possiamo tagliare il filo. Qui era il filo, se voi vi ricordate, che ci siamo lavorati. Tagliamo tutti i fili in eccesso e ci ritroviamo con il nostro fiore. Ora lo proviamo subitissimo con l'inserimento dei nostri ovetti cioccolatini, e poi faremo la parte centrale, quindi il fiorellino, e inseriremo la perlina. Prendiamo i cioccolatini da inserire, gli ovetti, li facciamo passare da questo petalo aperto e li andiamo a posizionare. Quindi li facciamo aderire per bene, li posizioniamo ognuno nel suo petalo. 2, facciamo entrare 3, facciamo entrare il quarto, qui, e qui proprio nell'unione inseriamo l'ultimo. Guardate un po', questo è il nostro fiore con tutti i cioccolatini inseriti. Quindi facciamo la parte centrale e dopodiché inseriremo il nastrino come chiusura di questo petalo. Tanto è vero che sciogliendo il fiocchetto si potranno prendere tranquillamente i cioccolatini all'interno. Appoggiamo il nostro fiore, prendiamo il cotone arancione e facciamo un cerchio magico. Ci tiriamo il filo all'interno e qui ci lavoriamo 2 catenelle, filo sull'uncinetto, entriamo nel cerchio e facciamo la prima maglia alta, rientriamo e facciamo la seconda, quindi 2 catenelle, 2 maglie alte, 2 catenelle, sempre nel cerchio entriamo e ci chiudiamo con maglia bassissima. Quindi abbiamo fatto il primo petalo del fiorellino che stiamo appunto facendo per la parte centrale. 2 catenelle, 2 maglie alte, 1 e 2, 2 catenelle, entriamo e ci chiudiamo con maglia bassissima e facciamo così
ne formiamo 5 di questo tipo di lavorazione, di questi piccoli petali. Quindi ripeto, 2 catenelle, 2 maglie alte, 2 catenelle e maglia bassissima. Fatto l'ultimo petalo, sfiliamo e tiriamo la nostra codina più stretto che si può. Guardate qua, si è formato questo simpatico fiorellino. Possiamo tagliare il filo, lo facciamo passare sempre all'interno dell'asolina così lo blocchiamo. E qui dietro, dove c'è appunto la codina d'inizio, facciamo un nodino bello stretto, così lo fissiamo ancora meglio. Perciò facciamo un nodino, tagliamo i fili e il nostro fiorellino è pronto. Prendiamo il nostro fiore e la colla al silicone. Potete utilizzare colla a caldo o potete semplicemente cucirlo. Lo contorniamo, quindi lo mettiamo nel fiorellino stesso e lo inseriamo nella parte centrale. Mi raccomando, fate attenzione solo che di metterlo dalla parte dritta, però dove fate il nodino già è la parte al rovescio, quindi non vi potete sbagliare. Allo stesso modo mettiamo un goccino sempre di colla all'interno, prendiamo la perlina, in questo caso la utilizzerò arancione, e la mettiamo nella parte centrale. Guardate che bellino come si è formato il nostro fiore, ed è veramente una lavorazione veloce, semplice, e ne potete fare anche con gli avanzi di cotone quante ne volete e dei colori che volete. Dopo aver aspettato un minutino e avete fatto asciugare la parte centrale, potete prendere il nastrino, in questo caso ce lo tiriamo poi con l'uncinetto, entrate nel foro, nei 2 fori del petalo e ve lo tirate all'interno. Ne prendete una parte, lo mettete all'incirca della stessa lunghezza e qui fate un nodino, così chiudete il petalo, prima il nodino e poi il fiocchetto. Potete anche chiuderlo col nodino e poi inserire qualche altro tipo di decorazione. Questo vi potete sbizzarrire come meglio credete e come più vi piace. Facciamo un nodino semplice semplice, tiriamo le 2 parti così lo facciamo più piccolino, lo stringete, lo sistemate così all'incirca e poi prendete le parti che vi avanzano e
come più vi piace, o lo fate scendere così laterale, quindi potete anche, diciamo, fissarlo, oppure tagliate il nastrino corto come più vi piace. Comunque, e abbiamo comunque sia fissato la parte aperta del petalo, così che non può fuoriuscire, come vedete, il nostro ovetto. Abbiamo così terminato quest'altro progettino di Pasqua, anche se questi tipi di fiori portovetti possono diventare fiori portaconfetti, quindi potete utilizzare questo procedimento per qualsiasi tipo di occasione potete avere. Per ora, ad esempio, si avvicinano le comunioni, e quindi farlo bianco col fiorellino bianco e la perlina bianca, o abbinare qualche colore comunque più centrale per la comunione, per un battesimo farli colorati, quindi rosa o azzurro, per una nascita, e inserire al posto degli ovettini i confetti. Quindi anche un'idea carina per bomboniera. Spero che il video vi sia piaciuto. Se è così, lasciatemi un mi piace al video e condividetelo. Se avete delle domande da fare, commentate qui sotto o sulla mia pagina Facebook o Instagram Passione Uncinetto, io sarò lieta di rispondervi. Vi ringrazio come sempre di avermi seguita e vi do appuntamento al prossimo video.